Sono andato o andavo? Passato prossimo o imperfetto? Beh, lo scopriamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlarvi di un argomento che spesso gli studenti sbagliano, la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto, e faremo questo attraverso tantissimi esempi utili. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho anche un podcast che si chiama The Teacher Stefano Show. Quindi se vuoi ascoltare la lingua italiana e imparare tantissime nuove cose allo stesso momento, ti consiglio di ascoltare il mio podcast. Ci sono tantissimi episodi per tutti i livelli e sono anche disponibili le trascrizioni parola per parola. Quindi se sei interessato puoi ascoltarlo su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, quello che vuoi, e trovi tutte le informazioni nel link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso possiamo iniziare con l'argomento di oggi. Per scegliere tra il passato prossimo e l'imperfetto, la cosa più importante da capire è il tipo di azione che abbiamo. Ho diviso questa lezione in 4 parti. Iniziamo dal primo caso, un'azione ripetuta contro un'azione non ripetuta, una singola azione. Vediamo questi 2 esempi. Mia mamma faceva sempre una torta buonissima. Mia mamma faceva sempre una torta buonissima. Mia mamma ieri ha fatto una torta buonissima. Mia mamma ieri ha fatto una torta buonissima. Come puoi vedere, nella prima frase ho usato l'imperfetto. Mia mamma faceva. Nella seconda il passato prossimo. Mia mamma ha fatto. Noi nel primo caso stiamo parlando di un'azione ripetuta, un'azione che mia mamma faceva sempre. Probabilmente lei adesso non fa più questa cosa, non fa più la torta, però faceva sempre questa torta buonissima nel passato. Quindi non ha fatto la torta solo una volta, ma l'ha fatta tante volte. Per questo motivo parliamo di un'azione ripetuta tante volte, e allora usiamo l'imperfetto. Nel secondo caso abbiamo detto: mia mamma ieri ha fatto una torta buonissima. Ha fatto una torta buonissima. In questo caso io sto specificando che l'azione è accaduta ieri, ma è stata un'azione iniziata e finita nel passato, ma soprattutto un'azione singola. Quindi per questo caso, dato che parliamo solo di un'azione singola, iniziata e finita nel passato, accaduta anche in un momento preciso, usiamo il passato prossimo. Però attenzione, cerchiamo di concentrarci un attimo sul concetto di azione ripetuta. Per esempio, se io dico andavo sempre in palestra da ragazzo, andavo sempre in palestra da ragazzo. Io qui sto parlando di un'azione ripetuta, di un'azione che facevo sempre, un'abitudine nel passato. Ma se io dico sono andato in palestra 3 volte la scorsa settimana, sono andato in palestra 3 volte la scorsa settimana, attenzione, questa può sembrare un'azione ripetuta, ma non lo è. Certo, 3 volte ho fatto questa azione 3 volte, ma questo gruppo di azioni è iniziato e finito nel passato. Infatti ricordate che noi usiamo l'imperfetto per parlare di azioni amorfe che sono un po' difficili da definire su una linea temporale. Invece usiamo il passato prossimo per delle azioni ben definite nel passato. In questo caso sì, sono andato in palestra 3 volte, è un'azione ripetuta, ma che inizia e finisce in un periodo ben definito, la scorsa settimana. Riesci a capire la differenza? Spero di sì. Poi passiamo al secondo caso, abitudini contro azioni non regolari. Devo dirti che questo punto è molto simile al precedente, ma comunque vediamo 2 esempi. Ascolta attentamente. Da bambino andavo al mare tutte le domeniche. Da bambino andavo al mare tutte le domeniche. Da bambino sono andato al mare solo una volta.
da bambino sono andato al mare solo una volta. Nella prima frase, chiaramente, abbiamo un'azione regolare, un'abitudine, perché io andavo al mare tutte le domeniche. Nel secondo caso, un'azione non regolare, perché sono andato al mare solo una volta. Quindi in questi casi usiamo l'imperfetto per l'abitudine e il passato prossimo per l'azione singola, l'azione non regolare. Ora, prima di passare al terzo caso, voglio chiederti un piccolo favore, quello di lasciare un bel mi piace se ti piacciono i miei contenuti e se stai imparando con me. Questo mi aiuta tantissimo e anche non dimenticarti di iscriverti al canale, così non perderai nessun video futuro. Benissimo, ora che hai messo mi piace, andiamo avanti col terzo punto. Ora passiamo al terzo caso, l'imperfetto e il passato prossimo insieme nella stessa frase. Infatti a volte può capitare che in una singola frase io abbia due azioni, due verbi, e magari uno è al passato prossimo e l'altro è all'imperfetto. Ti faccio subito un esempio per capire meglio. Mentre studiavo è arrivata Chiara. Mentre studiavo è arrivata Chiara. In questo caso abbiamo due azioni, io che studiavo e Chiara che è arrivata. Come puoi capire, io studiavo è all'imperfetto, Chiara che è arrivata è al passato prossimo. Perché? Beh, perché in questo caso abbiamo un'azione lunga, studiavo, interrotta da un'azione breve, istantanea. Chiara è arrivata. Quando ci troviamo in queste situazioni, un'azione lunga, duratura nel passato, interrotta da un'azione improvvisa, dobbiamo usare l'imperfetto per l'azione lunga e duratura e il passato prossimo per l'azione improvvisa. E ora passiamo al quarto punto, alcuni casi speciali. Prima di tutto, volontà e desideri. Infatti voglio dirti che normalmente con i verbi che esprimono quest'idea, quindi ti parlo del verbo volere principalmente, di solito usiamo l'imperfetto. Infatti sono sicuro che tu hai sentito molto più spesso volevo rispetto a ho voluto. Questo perché definire nel passato una volontà o un desiderio è un po' difficile, nel senso è un po' difficile definire il punto preciso nel passato in cui tu hai voluto una cosa. Ma quando parliamo di una volontà, di un desiderio, parliamo di qualcosa di continuo e anche un po' difficile da definire in uno specifico punto. Quindi ricorda, normalmente quando abbiamo il verbo volere lo usiamo al passato nell'imperfetto volevo. Guardiamo questi esempi. Volevo un gelato, quindi l'ho mangiato. Volevo un gelato, quindi l'ho mangiato. Nella prima parte dico volevo perché il desiderio, la volontà di solito è imperfetto e poi dico l'ho mangiato perché ovviamente l'azione di mangiare il gelato è precisa, ben definita nel passato, inizia e finisce in un momento preciso, da quando inizio a mangiare il gelato a quando finisco. Guardiamo quest'altro esempio. Volevo venire alla festa, ma ero stanco. Volevo venire alla festa, ma ero stanco. Qui abbiamo due imperfetti. Nella prima parte dico volevo venire alla festa perché ovviamente è una volontà, un desiderio, però poi non sono andato alla festa perché ero stanco. Perché qui dico ero stanco? Perché uso l'imperfetto del verbo essere? Possiamo passare al secondo caso speciale. Di solito quando parliamo di emozioni o sensazioni fisiche usiamo l'imperfetto. Per esempio, ero troppo stanco per guidare. Ero troppo stanco per guidare. Sto descrivendo una sensazione fisica o mentale, la stanchezza. Oppure, quando ho saputo la notizia, ero molto felice.
quando ho saputo la notizia ero molto felice. Dico ero molto felice perché quella è un'emozione, ma dico quando ho saputo la notizia perché il fatto di sapere la notizia è avvenuto in un momento molto preciso nel passato, è iniziato e finito. Per finire, usiamo l'imperfetto anche per descrizione di cose, luoghi e persone nel passato. Questo soprattutto quando stiamo raccontando una storia, un evento. Per esempio, Claudia era molto gentile da giovane. Claudia era molto gentile da giovane. Qui uso l'imperfetto, era molto gentile, perché sto facendo una descrizione della personalità di Claudia da giovane. Oppure, a scuola ero molto bravo in latino. A scuola ero molto bravo in latino. In questo caso uso ero perché di nuovo sto facendo la descrizione di una persona nel passato. L'hotel dove siamo andati questo weekend era brutto. L'hotel dove siamo andati questo weekend era brutto. Beh, in questo caso è facile. Usiamo il passato prossimo per andare, l'hotel dove siamo andati, perché l'azione di andare all'hotel è ben definita, precisa, iniziata e finita. E poi diciamo era brutto. Questo perché stiamo facendo la descrizione dell'hotel. Puoi capire la differenza in questi casi? Beh, spero proprio di sì, ma comunque spero che questo video ti abbia aiutato, però io voglio ricordarti che a volte le regole del passato prossimo e l'imperfetto possono essere un po' flessibili. Infatti a volte può essere un po' difficile capire davvero perché si usa l'uno o l'altro. Però voglio dirti che le regole che ti ho insegnato oggi probabilmente coprono il 90% dei casi, quindi non preoccuparti. Però il modo migliore per capire la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto è quello di esporsi all'italiano ascoltando contenuti in italiano, come i video su YouTube, il mio podcast The Teacher Stefano Show che vi ho consigliato all'inizio del video, serie TV, film e tanto altro. Quindi ogni volta che sentite un passato prossimo o un imperfetto, cercate di chiedervi perché hanno usato il passato prossimo e perché l'imperfetto. Così sarà più facile capire quest'argomento e anche usarlo in modo più naturale. Allora spero che questo video ti sia piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace e ovviamente se non sei iscritto al canale cosa aspetti? Iscriviti così non perderai nessun contenuto futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!